92-year-old Giulia lives in Samasi, close to Cagliari in Sardinia. Early May is the very end of artichoke season, and I went looking for some in Cagliari's covered market. We're in Cagliari, San Benedetto market. It's apparently the largest covered market in Italy, and we're having a little check about what's in season. Artichokes are no longer in season, so there's about one stall still selling them. But everything else is coming into season, like the most beautiful borlotti beans. I wish I was buying some. I couldn't resist a sfogliatella, even though it's from Naples. I love these. The artichoke variety Giulia uses for her dish is called Spinosi di Samasi. Giulia and her friends belong to the Samasi folk group, so they are wearing traditional dress in honor of the occasion. Sono Giulia, abito a Samasi, devo preparare i malloreddus con i carciofi e la botarga. Giulia and Susanna prep the artichokes. That squeaky sound means the artichokes are very fresh. They remove all the tough outer leaves, then slice off the spiny tips. Tender leaves are a bright yellow green. This is Rocco, by the way. Come si chiamano questi carciofi? Spinosi di Samasi. Vecchio e duro. Duro da pulire. Quindi Giulia, ti faccio una domanda. Quanti anni hai? Oh, domandona. 92 anni. Mai immaginato di fare una cosa così alla mia età. E con i carciofi è un po' più moderno, dici? Con i carciofi è più moderno. Once they have quartered an artichoke heart, the ladies plop the pieces into very lemony water. This stops them from turning grey. Giulia keeps parsley in pots in her courtyard. She chops some along with a garlic clove. Riccardo and Anna Maria are keen spectators. Giulia adds olive oil to her frying pan. She's a fan of the electric hob, not gas. Ti piace usare quella elettrica? Molto. Per la pulizia, per tutto. She fries her artichokes with the garlic and parsley and seasons everything with black pepper and salt. Si cucinano meglio, facciamo prima rotolare col condimento, l'aglio, il prezzemolo, sale, pepe. Poi a un certo punto mettiamo il coperchio, con loro vapore estraggono tutti gli oli, tutte le sostanze che c'ha il carciofo, è quello che dà il sapore. For her pasta dough, she's adding saffron for flavour and colour. Zafferano, sempre produzione sarda, aggiunge all'impasto dei gnocchetti. Ci dà un po' di colore, un po' di gusto. Gnocchetti is the general name for Sardinian malloreddus. Qui abbiamo preparato l'acqua col sale da mettere nell'impasto per i malloreddus. E l'acqua era tiepida? Sì, tiepida. E sale grosso, un pugno? Sì, un pugno di sale grosso. The ladies use a soft wheat flour from their local mill, which grinds wheat by stone. Come si Si chiama? chiama farina 3 grani, è prodotta a Samasi. Giulia adds a quarter teaspoon of saffron powder. Allora iniziamo l'impasto per i gnocchetti. This is tepid water, which Susanna adds a little at a time so as not to make the dough too wet. Giulia forms a dough. While she kneads it, she tells us a little bit more about the local saffron. Ve li fate voi? Lo zafferano ce l'ha anche lei qui nel giardino? No, lo zafferano non cresce dappertutto. Di solito lo mettono nelle vigne, in mezzo ai filari. Ci vuole un terreno particolare. Hai detto che lo zafferano dà il colore ma anche il sapore. Anche il sapore, sì. Anche lo ecco. Poco così. Forse basta anche. Questa è una zona di zafferano?
Sì, San Gavino abbiamo vicino che produce molto zafferano, però anche qui a San Massi ci sono. Non a livelli industriali, però per uso famiglia. Siamo già pronti. Siamo già pronti. Prova a toccare Susanna. After around 10 minutes, the dough is smooth and a lovely golden colour. Giulia and Susanna cut it into chunks and then roll out ropes. No, a posto, a posto. A posto. No? Ci divertiamo anche. Quella è la cosa più importante. Adesso partiamo con i gnocchetti. These fabulous baskets are called su jiviru in dialect, and they can also be used to sieve flour. Ho iniziato a fare i gnocchetti a 11 anni. The ladies pull off olive-sized pieces of dough. They roll them along the reeds of the basket base, pressing down with the thumb to create ridged curls. Questo è il colore che le dà lo zafferano. Questo giallo intenso. Sì, questo giallo intenso. Di una del gruppo, che fa parte del gruppo, perché purtroppo non si trovano più, bisogna dire la verità. Quindi c'è qualcuno che li ha tenuti bene e si possono ancora usare. Altrimenti adesso hanno inventato le tavolette per farli. Però è una cosa moderna, non ci sembrava il caso. Mi dici come si chiama il cesto? Sujiviru. Queste sono canne che crescevano nel fiume, sasinniga in dialetto. Poi in italiano non siamo una macchina, te le faccio tutti uguali, che a me non piacciono. Come va Giulia? Bene, bene, bene. Malloreddus are a lovely fast pasta to make. Giulia dumps the malloreddus into simmering salted water. They need around 5 minutes to cook. In this part of Sardinia, botarga is made with grey mullet roe. It is salted and cured and has a milder flavour than botarga made with tuna roe. Allora, che botarga è, mi dicevi? La pasta e basta. Botarga di mucine e di cabras. È caldo. Ah, quello. Ok. Quindi pronti per Sono scolare? pronte? Sì. The artichokes have been braising and are now tender. Giulia reserves some and adds the malloreddus to the remainder in the pan. Per fare un po' di cremina per amalgamarli più bene poco a poco, sempre con i carciofi. She purees the reserved artichokes with a little oil. This is to make more of a sauce. Susanna stirs it through the pasta. Possiamo impiattare. Giulia dishes up and Susanna grates some botarga over everything. Botarga tastes of the sea and the flavour goes really well with the artichokes. E voilà, il piatto è pronto. Lo mangiamo? Sì, non riuscivo, Come? Non lo so se te la faccio assaggiare. Devo pagare? Eh sì. Quanto? Facciamo 10. Ottimo. 1000 però. Uah, Con un paio di zeri. 10 con 4 zeri. No, hai 100.000. vendo casa. È esagerato. Grazie Giulia. Piacere mio averlo fatto, avervi conosciuto. Allora, aspettate, prima abbiamo... Un pochino, no? Cioè, lo rinutriamo molto, devono soffrire, perché devono aspettare fino adesso. Ok.
Alessia is our first taste tester, and the others soon join in. Buon appetito a tutti! Click subscribe for regular helpings of pasta grannies, and come back next week when we're in Marche for some sweet baked ravioli called calzone.